Ok, perfetto. Ok, dice live. Ok, creazione della trasmissione in diretta. Bene. Ok, ci siamo. Dovrebbe andare tutto bene. Ok, adesso aspettiamo che entrino qualcun altro perché comunque sono le 21:24. Avevamo detto che iniziavamo alle 21:30, quindi Sì, ok. e su Telegram. Sì, sì, sì. Benissimo. Buonasera Michela, buonasera, benvenuta e grazie di essere qui. Grazie a tutti, ragazzi e ragazze. Mi sentite bene? Sì, Bene, senti me? perfetto. Ok. Perfetto, è rientrata anche Clara, abbiamo visto, quindi va benissimo, ok. E Michele. piano piano prenderò sempre più mano con questa diretta live di Facebook e poi comunque mi è stato consigliato un software diverso da utilizzare perché sembra che vada anche meglio. Anche perché qui a volte ho notato l'altra volta che ad esempio la diretta non me l'aveva lasciata online e adesso comunque la sto registrando, quindi nel caso in cui per qualche motivo non venga, non rimanga sul gruppo, poi comunque rifarò il video e la condividerò. Ok? Ok. Bene. Stiamo cercando di entrare anche con Leo dalla stessa stanza, senza farlo vedere. No, così giusto per farlo. No? Sì, ok. Va bene. Allora, che mi racconti di bello, Grace? Beh, sono contenti di essere qua, di avere già 5 persone che ci guardano, che è molto insolito con il Facebook Live. Questo dietro è il mio compagno Leo che mi ha messo un po' di luce bene. Sì, sì, adesso sto Eravamo nella grotta. Beh, dietro a me c'è Bodhidharma che ha passato molto tempo dentro la grotta, quindi giusto. Bene, abbastanza, direi. Sì, infatti. Ok. Guarda, se vogliamo iniziare, possiamo anche iniziare. Parliamo un po', ecco, di te, Grace, ci dai qualche indicazione, ci spieghi un po' il tuo percorso naturale, quello che hai fatto, così iniziamo a rompere un po' il ghiaccio, ok? Sì, stavo pensando prima cosa dire. Mi ha anche aiutato un po' a capire come sono arrivata dove sono adesso. Perché parto che sono americana, mia madre è cinese, mio padre è americano, tutti e due fisici nucleari. Mia madre viene da una famiglia ex imperiale, che sono andati via dalla Cina quando c'era la rivoluzione cinese. E dico questo perché poi entra dopo, perché quello che faccio adesso è la medicina cinese come era praticata prima, quindi con tutte le radici taoiste in corpo. Allora, come formazione ho pensato di di insegnare all'università letteratura. Probabilmente perché sono sempre stata una molto testata che voleva fare le cose più difficili possibili. E essendo dislessica, studiare letteratura è forse la cosa più difficile possibile, no? Quindi ho messo 30 anni, battendo la testa per 30 anni, sono riuscita a fare un dottorato di ricerca in letteratura. Grazie. Ora siamo illuminati. No, comunque ti si vede bene, ti si vedeva bene ugualmente. Bene, Grazie. bene. Ok, che c'è anche... No, va bene. Va via il sole del tutto, quindi va bene avere un po' di luce artificiale.
Quindi 30 anni ho fatto questo dottorato. Come dicevo, ho sempre avuto questo approccio molto conflittuale. Perché prima di iniziare il master's ho avuto la diagnosi di sclerosi multipla. Ho detto, non me ne frega niente, vado avanti, lo faccio comunque. Ed è quello che ho fatto, però ho fatto abbastanza danni a me fisicamente, perché per andare avanti così vivo 4-5 volte in ospedale tutti gli anni con il cortisone. E per fortuna, dopo che ho finito il dottorato, sono rimasta incinta e ho conosciuto un'ostetrica che mi ha presentato la fisiologia, che non avevo mai, cioè, sapevo vagamente cosa fosse la fisiologia, ma non ci avevo mai pensato che il modello di medicina ospedaliero sta cercando sempre la patologia, cosa c'è di rotto, cosa non funziona, no? Certo. L'ostetrica diceva no, nel parto stiamo cercando di lavorare insieme al corpo, insieme alla fisiologia, usare quello che abbiamo di natura in dotazione. No? Che per me era una cosa totalmente nuova. Ho cominciato a studiare, esplorare altre cose, oltre al farmaci pesanti, eccetera, di esplorazione di omeopatia, di altre modalità meno pesanti. Ok. Fra questi anche quello che faccio io ora, quindi medicina energetica con base cinese, questo Actine. Per fortuna, perché mi stavo veramente distruggendo, avevo sviluppato allergia a quasi tutto, non devo raccontare, racconto è triste. Beh, no, dai, alla fine è sempre interessante perché vedi, ci sono persone appunto che reagiscono, no? Alle situazioni che ci si presentano davanti. Quindi, aspetta che c'è qualcuno che è entrato. Ok. Okay. Niente, comunque ecco. Aspetta che guardo. Comando che puoi mutare tutti, credo. Allora, i partecipanti. Allora, qui si può accedere a terminare Stars, condividere sullo schermo, niente, questo niente. Ok, vabbè. No, appunto, dicevo che sì, io mi sono reso conto che ci sono molte persone che non riescono a superare tante condizioni, anche gravi, e altre invece che comunque di fronte proprio alle difficoltà in qualche modo reagiscono, comunque cercano quel qualcosa che possa aiutarli a star bene. Pertanto è un buon esempio, almeno a mio avviso, riuscire a far comprendere alle persone proprio questo aspetto, quanto sia importante veramente riuscire a reagire. Ecco, hai superato delle difficoltà forti e oggi sei qui, ecco, che in qualche modo riesci anche a insegnare un qualcosa che possa comunque essere utile agli altri, e questa è una cosa straordinaria e meravigliosa, sinceramente. Quindi cerco sempre di proprio stimolare le persone alla ricerca del benessere e il benessere naturale, proprio perché comunque siamo in grado di ritrovarlo, questo è sicuro. Sì. Ma ecco, parlaci un po' quindi di Acunect, che è una tecnica, ecco, abbastanza particolare, vibrazionale, ma lavora con la medicina cinese. Spiegaci un po'. Allora, come dicevo prima, riprende proprio la medicina classica cinese, che non è quello che si insegna, che si studia molto comunemente ora, perché è quella che era vietata dal regime comunista, che non ne volevano sapere di parlare di spiritualità, di destino, della visione veramente olistica che ha questa medicina in origine taoista, che il taoismo comprende veramente tutto, ci sono tutte le emozioni, non, non elenco tutto perché sarebbe stupido. Quindi la versione che pratico io è una versione
totalmente energetico, quindi se prima si usava il pupazzo di bronzo con i bikini per rappresentare i punti di agricoltura, avrete forse sentito del Tongren, che letteralmente vuol dire uomo di bronzo, e quindi andavano con il etichettare sull'omino di bronzo, che c'è la figura con i punti di agricoltura. Usiamo comunque gli stessi i meridiani di organi, eccetera, sono uguali come quelli del Tongren originale, salvo che non abbiamo più il pupazzo e non abbiamo più il martelletto. C'è comunque un movimento, si manda un'onda o un etichetamento, come in molte modalità moderne, cioè, FT e altri, c'è molto di questo etichettare per come fissare l'energia delle trasformazioni. Quindi come la cosa più bella che trovo è che in questa versione qua si torna indietro alla medicina classica cinese, che ha, come dicevo, tutti gli aspetti metafisici, spirituali e intatti, che vuol dire che abbiamo anche un risultato molto profondo e molto che dura molto nel tempo, permanente. Perché il livello più profondo è quello dell'anima, dello Shen, e andiamo su quello. Quindi per cosa possiamo utilizzare Aconnect? Ecco, sì, ho capito che comunque lavora a livello vibrazionale, usa i meridiani dell'agopuntura, usa quindi la medicina tradizionale cinese per esprimersi e lavorare sulla persona, dal livello fisico, quindi credo fino a livello dell'anima, ecco, se possiamo così dire. Per cosa può essere utile, ecco, Aconnect? Allora, qualunque cosa dalla caviglia lussata al cuore infranto, alla famiglia che non funziona, cioè, perché oltre al livello si lavora anche sulle cose, le relazioni. Quindi non mi ricordo se nella tua seduta o questo, cioè, quando Luca mi ha invitato di presentare questo, ho voluto offrirgli una seduta perché potesse capire qualcosa. E non mi ricordo nella tua seduta se abbiamo parlato di familiari o di altre persone nel tuo mondo, ma spesso, molto spesso si lavora anche con i legami fra le varie persone, anche quelle morte, sì. tutti i tempi. Sì, io mi ricordo il maestro che era vestito di nero, la maestra che era vestita di nero nella seduta che mi hai fatto, che sto cercando di capire ancora di chi si tratti, però ci dovrò lavorare sopra sicuramente, ecco, mi aiuterà prima o poi a comprenderlo. Poi mi ha fatto piacere che comunque hai visto una mia maestra di Reiki, perché io sono Master Reiki, e quindi mi ha fatto veramente piacere sapere che comunque in qualche modo abbiamo energie che ci sostengono, ecco, in quello che facciamo e nelle nostre pratiche. Quindi questo riempie sempre il cuore. Poi anche la situazione che comunque mi hai presentato è stata, diciamo, un bel panorama che andava a prendere molte cose e ti fa comprendere molto di cosa sei, di chi sei, del percorso che stai facendo. Magari inconsciamente lo possiamo anche sapere, però ecco, ritirarlo fuori e metterlo lì davanti ci dà la possibilità appunto di riuscire a capirlo meglio, capirci meglio. E questo è una cosa molto positiva, secondo me. Ma a te che... Sì. Dimmi. Il modo in cui lavora questo metodo, che porta la coscienza della situazione al corpo, al cervello, e così può vedere esattamente cosa sta succedendo e correggere se c'è bisogno di correggere. Okay. E non lo vede il problema, non può fare niente. Quindi questo lavoro che facciamo, perché c'è un... insieme alla medicina classica cinese c'è anche la kinesiologia, perché stiamo navigando
tutti i concetti della medicina cinese, ma con un test kinesiologico. Quindi quando ricevo un sì, cioè, ora non voglio spiegare cos'è la kinesiologia, ma e mi comunico con me stessa, chiedo se quello che dobbiamo fare è questo, cioè ho una mappa, che non ho portato con me, forse sì, comunque, navigo la mappa chiedendo se dov'è che dobbiamo andare, dov'è il punto che vuole, è pronto per cambiare. Mi dai una mappa della Sì, sera? everyone to speak and I can complete it. No, no. Quindi c'è questa cosa che è come andare con la torcia, e dove c'è un sì e Sì. dove abbiamo messo luce sulla questione. Che vuol dire anche, ok, qui c'è la mappa, vedete? Ok, sì. Non vede potete abbastanza bene. c'è tutto lo scibile Per fare su questa mappa. Per fare così che si vede meglio. Ecco. Ok. Togli pure, Sì. Vai. si vede meglio. Quindi questa è una mappa che identifica vari aspetti della persona, dove tu praticamente tramite dei test che fai vai a individuare i punti più precisi. Quindi chiedo se sono Correggimi se sbaglio. qua, dettagli, e così viene fuori tutto un lavoro coerente che è in ordine di priorità proprio della persona in quel momento per quel problema. Ok, e tutto questo si fa a distanza, Sì, quindi uno si può trovare anche dall'altra parte del mondo e riuscire a fare questo trattamento vibrazionale. Poi comunque se siamo un po' in dentro sul discorso della fisica quantistica o comunque della risonanza, capiamo subito benissimo che ciò è possibile. sì, devo sapere esattamente con chi sto lavorando, quindi nome, cognome, dove cose così sono utili, però riesco a lavorare con Nuova Zelanda, riesco anche a lavorare senza una connessione diretta così con video, neanche con telefono. Devo sapere più o meno dov'è la persona, come si chiama, chi è. Ok. Sì. E cos'è che ti piace di più di Aconnect? E mi piace tanto che io imparo tanto tutte le volte che faccio un trattamento. Mi piace che funziona per le persone. Cioè, parlavo dell'Africa, siamo riusciti a risolvere un glaucoma. Non c'era nessuna connessione, il telefono non funzionava, non c'era internet, eccetera. Però io mi collegavo mentalmente con questo signore e siamo riusciti a guarire il suo glaucoma e restituire anche la vista. Buono. È una cosa molto bella. Cioè, la storia ha una fine non tanto felice perché è tornato in Italia. Ha cercato di riavere il lavoro a cui aveva rinunciato perché non era insegnante e vedeva così male che non riusciva neanche a trovare la porta del palazzo della scuola, cioè, non trovava la porta. E quindi ha detto non posso insegnare perché ovviamente Certo, non ci riusciva. no. E purtroppo quando è tornato avevano già trovato qualcun altro, quindi l'hanno mandato via. E mi spiace tanto. Non mi ha permesso di ritornare perché il glaucoma non si cura. Ah, sì, poi il problema è che era la scuola francese, i francesi sono notoriamente molto logici, no? Cioè Descartes, eccetera. Per loro non era possibile che avesse guarito un glaucoma, quindi o era mentitore, che non aveva il glaucoma in primo luogo, o era matto che... Se l'era inventato. Ok, vabbè, conosciamo la scienza e comunque fino ai suoi limiti, ecco, magari è molto utile per tante altre cose, però a volte su certi aspetti ha ancora dei limiti e che speriamo che prima o poi riescano a sciogliere sempre di più. Ma
quanti trattamenti ci vogliono? Cioè, diciamo c'è una serie di trattamenti, c'è più o meno un tempo che si può indicare? Dipende da che problema c'è. Dico sempre che un problema più recente è ha meno tempo per accumulare Ok. complicati sopra. Quindi una cosa tipo un caviglia lussata, basta un trattamento e la Ah, ok. persona il giorno dopo va a fare trekking. Um, questo l'ho visto più volte che succede così. Se è una cosa cronica che esiste da prima della nascita, eccetera, quello ci vuole tanto tempo e magari non si sa a che punto si raggiunge. Ho capito. Parlaci un po' dei tuoi feedback, quello che hai riscontrato nei trattamenti, mi hai parlato di quello del glaucoma, non so, altre cose con cui hai avuto modo di lavorare, Ah beh, altre patologie? si lavora su tutte le cose. C'è un esempio di trattamento a distanza, c'era mia sorella che era, io ero in Italia, lei era a New York, lei è violoncellista e il problema è che aveva un'otite con rischio di perforazione e aveva già avuto questo problema che spesso negli Stati Uniti, visto che devono viaggiare in aereo per arrivare da un luogo all'altro per suonare, è sempre in aereo. Lei doveva volare il giorno dopo, era spaventatissima, ha detto come faccio a andare a suonare se sono così? E quindi abbiamo fatto una tecnica che è molto semplice per infezioni. Io immaginavo di farlo a lei e le dicevo cosa fare per sé. Abbiamo fatto più volte e a un certo punto ha cominciato a sbadigliare, sbadigliare, sbadigliare. Questa è una reazione molto comune al lavoro energetico. Chi ha fatto il lavoro con me sa bene che c'è questa cosa dello sbadiglio. Come in questo caso era molto utile perché ha aperto i tubi che erano intasati, ha sentito tutto questo liquido che c'era dentro l'orecchio drenare, si è sentito un grande sollievo e abbiamo detto va bene, l'ho mandata a letto, ha dormito un giorno intero, 24 ore filata e quando si è svegliata stava perfettamente bene. Bene, bene. Salito sull'aereo, ho fatto il volo e il concerto, tutto bene. Ottimo. Sì, sì. Beh, io direi di allora, chissà, possiamo provare in qualche modo a trattare qualcuno, fare qualcosa con qualcuno? Vediamo. Ok, se quindi le persone del gruppo vogliono qualcuno indicare una problematica, magari abbastanza semplice, ecco, quindi Che, come? vediamo se c'è qualcuno che ha un dolore Ok, perfetto. o un altro sito, vediamo, c'è qualcuno che ha un dolore? Sì. Ah, il problema è che non Guarda, vedo, io in questi se giorni ho il l'immagine dolore mia, al gomito. Mi Ah, senti? ok. Sì, sì, ti sentiamo. Gomito. allora, Da qualche giorno gomito, ho un problema al gomito per cui non lo muovo bene e mi fa male. lato? Che lato? Destra o sinistra? No, sinistra. Mi- E sì, corrisponde, cioè inizialmente è cominciato col gomito, adesso mi corrisponde un'infiammazione e un dolore al dito mignolo. come? Al dito Al dito mignolo, mignolo? sempre della sinistra. Della Ok, Quindi sinistra. Prima gomito il sinistro, gomito, dito sì, sì, mignolo. prima il gomito, sì, poi sempre la sinistra è andata a finire al dito mignolo. ok. Da quanto tempo c'è questo dolore? 3-4 giorni. Ok, hai fatto qualcosa, c'è stato un trauma Inizialmente o... era solo... Come? Non lo so, penso di no, cioè io non ricordo di aver avuto
una botta, qualcosa. So solamente Ok. che a un certo punto ho sentito un dolorino, poi ho continuato Ah, a fare attività fisica tipo nuoto, molto nuoto, col dolorino, e poi un pomeriggio, qualche giorno fa, il dolore era troppo forte e ho dovuto smettere di nuotare. E ok, a questo fino a questo punto era un dolore al gomito. È durato 2 giorni al gomito, poi il gomito è cominciato a ridursi questo dolore e questo fastidio e è cominciato un dolore più forte al dito mignolo. ok. Um, allora, Concentrato, gli altri diti io li muovo bene, il dito mignolo mi fa male e tutta la mano adesso è un po' gonfia. gonfio. Mm. Sì, Ok. Quello che sto pensando è che conosco Vincenzo da un bel po' e so che ha delle certe storie che mi tornano, che abbia problemi al mignolo, perché qui c'è il meridiano del cuore, no? E allora, vediamo se con una cosa veloce si riesce a togliere il dolore. Probabilmente una cosa che ritorna, perché so che c'è una storia più complicata sotto. Quindi questa è una situazione che probabilmente non basta una seduta, però possiamo fare certo. una pronto soccorso. Quindi il dito mignolo e il gomito del braccio sinistro e lavoriamo con il senso qua. E quello che sto facendo è che mi collego con lui. Um, capita che so che è in Sicilia, anche perché si vede la spiaggia dietro, Cioè, però certo. devo sapere chi è, non importa esattamente dove sta, perché devo sapere che è lui che ha questo genere. Allora, e quindi possiamo fare una cosa molto veloce per dolore o in generale. Vi chiedo di mettere le mani qua e la prima cosa che si fa è di rimettere in connessione i due emisferi, quindi ricolleghiamo destra e sinistra, yin e yang, maschile e femminile, e gli mando l'onda. Faccio finta che sia qui perché so che se mando attraverso la connessione tende a cadere, quindi faccio finta che sia qui. Questa è un'altra cosa molto curiosa ehm, questa sarebbe fisica quantistica applicata. Quindi sto dicendo al suo cervello che c'è, che si deve riconnettere, al suo cuore che si è riconnesso. Io, forse vedete che sto facendo questo movimento come se potessi toccare la sua testa. Immagino di toccare la sua testa e di toccare il suo cuore. E gli dico di ispirare e di respirare. Vincenzo, respira. Va bene. Ok. Ecco, viene lo sbadiglio, che so che qualcosa è cambiato. Io continuo finché non smetto di sbadigliare e il mio segnale che è finito quello che devo fare. Ok, ora portiamo l'attenzione al gomito che fa male, quindi il gomito sinistro e Sì, tutto l'avambraccio qua. Su. sì. E portiamo l'attenzione qua, che c'è un problema qua che fa male, no? E mandiamo di nuovo al cervello e al cuore, e ripigliamo qua. Mettete a posto. E riparte lo sbadiglio. Ok. Ancora non è finito, devi fare qualcos'altro. E immagino che sia quello che dicono reciproco. Mi chiedo se il lato braccio o la gamba. Sì. Immagino di mettere questa parte in corrispondenza con il piede, quindi il mignolo del piede e fino al ginocchio, che devono parlarsi energeticamente. Quindi in diagonale così, di nuovo connessione, e parliamo con il cervello e con il cuore.
Ok. Va bene. Vincenzo, come va? Ci sei? Ma per ora più o meno sento ancora un po' il dolore, non è che... però forse un po' meno, ecco. Sto provando a muovere il braccio, forse lo posso stendere un po' di più di come era prima, ecco. Ah, bene. Il Ok, devi fare- mignolo ancora, c'è una forte infiammazione ancora, cioè, capito? Però diciamo il braccio vedo che prima lo potevo stendere meno, adesso lo posso stendere di più. Bene, ok. Voglio dire un'altra cosa che è un po' strano, perché io credo che abbia ragione. Sta parlando della spinta del meridiano, come se fosse intasato. Io lo libero un po' e vediamo come funziona. Eh, sta vedendo lo sbadiglio, quindi penso sia giusto. E dove c'è stasi e dove viene dolore. E questo si sa dal principio base della medicina cinese. Quindi facciamo un po' di... liberiamo un po' il condotto di questo meridiano. Viene anche da chiedere cos'è questa roba che accade, secondo me è un'emozione. Sì. Un'emozione di rabbia. Sì. Togliamo un po' di rabbia. E anche questo è diventato scienza, che si sa che le emozioni adesso si sa che sono associate a molecole, proprio molecole fisiche che vanno in circolazione nel corpo. C'è un bellissimo libro di Hurt che si chiama Molecole delle emozioni. Quindi tolgo un po' di molecole di rabbia dal braccio di Vincenzo e informo anche il cervello e il cuore di nuovo. Quindi abbiamo tolto la rabbia, non c'è più niente che intasa quel meridiano. Vincenzo respira? Sì. Ah, ok. E tanta roba che rimetto il cervello in comunicazione con se stesso. Immagino destra e sinistra in corrispondenza. Quindi è un po' uno shock. All'improvviso non c'è più la rabbia in quel braccio e il cervello non sa cosa fare, quindi ora lo rimettiamo in comunicazione con se stesso. Ok, ora come va? Sì, qualcosa sta succedendo perché sto provando a muoverlo. A livello del gomito si è sciolto abbastanza. Bene. E a livello dove c'è Hai il dell'acqua? gonfiore nella mano, sì, sì. Bevo? Devo bere? Alza la Mi mano, non so se... senti? Sì, si sente? Sì, sì. Ok, vedo la mano, ma Vedi? abbastanza. Gonfiore, gonfiore. Allora, Lo vedi? sì, vedo anche che è gonfio. Sì, Mi sì. chiedo quanto ci vorrà per questo. Si può drenare? Però ci vuole un po' di tempo. Immagino domani sarà meglio. Bevi tanta acqua nel frattempo. Sì, sì, Bevi ho capito. Sì. roba là che deve drenare, ok? Grace, Sì. c'era anche Anna De Mario che voleva forse dire qualcosa perché diceva come faccio a farmi sentire e non so se vuoi scriverlo lì Anna oppure devi attivare il microfono e farci una domanda. E lì da qualche tempo o... Speriamo di no. Lo vedo Anzi, sulla chat. sei ebrata?
Non la vedo. Non la vedo neanche io. Sì. Vabbè. Devi scrivere su Telegram, dire come si fa. No, No, però è entrata. Anna, ci sei? Nina? Sì. E siamo in 11. Devi forse smutarti se vuoi parlare. E non so se questo come funziona. Anna. Bisognerebbe attivare, basta che attiva il microfono. Ah, Comunque devi attivare il microfono. Comunque, Daniela e Vincenzo. ok. Va bene. Va bene. Dai, comunque, ecco, no, è stato bello perché ti ringrazio innanzitutto della dimostrazione e sicuramente, ecco, capisco che in alcuni casi c'è da lavorare anche più in profondità. Magari, ecco, se lui aveva anche delle altre problematiche, perché poi è molto collegato, no? Un problema più piccolo, magari a volte anche con problemi più grandi, quindi c'è bisogno di lavorare a fondo. L'unica cosa è che penso che io mi addormenti dopo tutti questi sbadigli, ecco. No, una battuta. Però, perché il lavoro stesso è rilassante. Lo sbadiglio non credo che sia un... L'Anna dice che non sa come fare. Sì, difatti, ti stiamo leggendo, Anna. Cosa hai detto? Ciao Augusta. No, quindi spesso quando si lavora la gente si rilassa tanto. Quando lavoro con il lettino, eccetera, c'è molta gente che si addormenta totalmente. Quando si lavora più così è più facile che non si addormenti. Naturalmente viene sonno. Vogliamo provare a sentire Anna se ce lo scrive quello che voleva dirci? Se ce lo vuoi scrivere, Anna. Anche nello chat. Intanto dimmi, ci sono dei corsi di Hackconnect che vengono fatti Allora, in Italia? Non siamo... so se... Ok, in Italia siamo molto pochi. Cioè, credo di essere l'unica che sta insegnando attualmente. Non sono l'unica persona che pratica, ma di insegnante sì. E io insegno un corso introduttivo, che insegno un corso di mezza giornata che alcuni di questi qua hanno fatto. Sono l'unica che coordina i corsi con il fondatore e volevo fare mi piacerebbe tanto invitare tutti quanti al corso grande di fondazione che si terrà a fine settembre. Sono 3 giorni molto intensi. Ci sarà il maestro Caini che insegna da Londra e poi io faccio la traduzione in italiano. È in inglese con traduzione in italiano. Fine settembre, sai i giorni? Sai indicarmi i giorni? I giorni sono, diventano sempre perché guardo, voglio dire, c'è il telefono che vuole impedirmi di entrare. Allora, Fantastico, spippolare non l'avevo mai sentito, fighissimo. Anna, devi spippolare il volume sul cellulare. ah, ok. Sì, questa è una cosa molto toscana. Toscano. Settembre mi sembra sia 24, 25 e 26, quindi venerdì, sabato e domenica. L'orario probabilmente sarà, per l'Italia sarà il pomeriggio fino a sera abbastanza tardi, quindi iniziare alle 3 di pomeriggio e poi finire
alle 7:30 per Ah. 3 giorni. E faccio così perché so che ho uno studente nel Messico e quindi Ok. per me è mattina, per noi pomeriggio funziona abbastanza bene. Ok. Poi magari mi potrai dare il link che io appena pubblico il video lo metto nel video, sotto ci metto il link che chi vuole andare a vedere può comunque andare a vedere o comunque anche ricontattarti per fare delle sessioni. Comunque tu le fai a tutte le sessioni. Sì, sì, sì. Ah, ecco, Anna ci stava dicendo una piaga da decubito. Ok, che fa Piega, male. mi sembra. Dov'è? Facciamo un piccolo... Questo è abbastanza, è un dolore superficiale, Ah, ok. quindi possa dare un po' di sollievo almeno. Su che parte è? Mi devi dire o scrivere dov'è, se no indovino. Ma... Allora, oh, poi c'è Giusy che è entrata ora, dice che ha un Sì, dolore al quarto dito di piede destro, non riesco a mettere la scarpa. Allora, um, penso, Giusy, parliamone dopo perché mi sembra una cosa più lunga, visto che sono 3 anni. Vorrei sapere come è successo, più dettagli. Temo che non ci sia tempo ora. abbiamo anche poco tempo, sì, esatto. Siamo quasi alla fine. Adesso io pensavo, ecco, che se mi dici che la piega da decubito di Anna è abbastanza veloce, possiamo provare, ecco. Basta che Anna ci dici, ecco, dove si trova questa piega in modo da poterla trattare. Anna, mi puoi scrivere dov'è? No, indovino. Sì, ma Giusy, dopo ti posso parlare dopo in privato, Giusy. E volevo sapere da Anna dov'è questa piaga. Ok, ci sei ora? Sì, vai. Da. Ciao. Ci sei, Anna? Oh, ci Oh, sono, è bene. arrivato Oh, sentiamo anche la voce, che Alessandro. bello. Benvenuta. È arrivato Alessandro a sistemare. Che Bene. branata che sono. No, figurati. Sono le problematiche della tecnologia. Anch'io ho i miei problemi. eh, Dimmi Ci puoi dove dire? andare. allora, mi è venuta una piaga da decubito 2 giorni. Ah, Cosa posso fare? sì, dimmi dov'è. È proprio sulle natiche, la natica destra. Ok. Eh, Probabilmente in coincidenza dell'ischio, l'osso, no? Sì, corrisponde al... Ok, vediamo cosa si può fare. l'osso sacro Come? vicino. E dove... Vicino al Ok, nostro sacro. sì, Sì, sì. Ok, allora, al solito io faccio finta di mettere le mani ai lati della testa di Anna sì, perché così possiamo vedere dove è il dolore davvero. Le mando l'onda. Anna, respira. sì. Ancora? Ok. E vogliamo guardare questa piaga qua. Lato destro, giusto? Sì, Ok. Quindi mando la coscienza, perché senza coscienza non,
non va nessuna energia, non va, non va il sangue, l'energia e tutto quello che ci vuole per guarire. Se il corpo non vede che c'è un problema, non funziona niente. Mandiamo la consapevolezza che c'è un problema e poi si manda anche tutto il sangue, linfa, energia, circolazione, anche la circolazione cerebrovascolare che deve funzionare bene per guarire quel punto lì. E si continua a andare l'onda. Respira ancora? Guarda. Ok. Devi fare qualcos'altro? Quindi dico che è solo da una parte? Sì, Ok. si è presentato come una bolla d'acqua. Quindi diciamo la parte lesa che deve stare come la parte buona. Uguale. Quindi senza dolore, senza vesciche, non vedo niente. No, non ho Ok. dolore. Non? Non ho dolore. Bene. Quindi diciamo alla parte che fa male di copiare la parte che non fa male. Ok? Quindi, vai. E di nuovo mettiamo il cervello in funzione. Ok. Devi aspettare 2 minuti. Come ti senti ora? Beh, tu Beh, lo sai che sei sempre per me, sei unica. Quindi sì, hai fatto già un miracolo per me, guarendomi quello che sai. E ora non vorrei dirlo a tutti, è una cosa intima, però Ok, molto bene. sicuramente sto già meglio. E anche la piaga qua? Eh? Anche la piaga sta meglio? Sicuramente non la posso vedere. Ovviamente, però so che tu l'hai già sistemata, Ok. te lo dico Vedi sei tu. veramente. Ho fatto finta di toccarmi, e ho pensato, va col pensiero. Quindi, è vero che io guido, ma è lei che deve fare la guarigione. E questo è dove può non funzionare. Se una persona non vuole guarire, o se non c'è abbastanza energia, allora è difficile. Però se Sì, è motivata e che... lo so, ma è una fortuna averti conosciuta, te e Leonardo. Io sono una persona fortunatissima. Bene. Grazie Anna, grazie del contributo. Grazie a te, grazie a voi. Domani E lasciaci un feedback, se puoi. saluto Vincenzo. Va bene. Saluto Vincenzo. E Ciao, domani vi ciao, mando ciao un carissima. feedback. Se ci Grazie. riesco, perché sono Sì, dai. imbranata. Ok, grazie. Ciao Anna, ciao, ciao, ti Ciao abbraccio Anna, ciao. Leonardo. Ciao Enzo. Ciao. Ciao, ciao. Allora, per Giusy, le volevo dare il mio contatto, di modo che possiamo scriverci, o anche il mio telefono. Non so se scrivere qua o manderai nel... Se vuoi, poi lo scriviamo sul video della diretta, poi sotto lasciamo i tuoi contatti, e così le persone si possono contattare su Messenger, puoi lasciargli il tuo numero di telefono, non so se lo vuoi lasciare
a tutto il gruppo come vuoi, ecco, non è un problema. Poi dopo deciderai tu come è meglio mettere tranquillamente. Ok? Le persone vogliono contattarmi, mi contattino, non voglio nascondermi. Quindi su questa pagina penso che appaio come me. Sì, come Grace Bardi. Quindi quello è il mio Facebook. Metteremo il mio numero di telefono e posso mettere anche il posta elettronica. Quindi, Ok. sono contattati in questi modi. Giusy, stavo pensando. Grace, non so come ringraziarti e veramente che sei stata gentilissima per averci offerto, ecco, questa serata, che abbiamo potuto vedere anche la tecnica e come agisce. È veramente sensazionale da un certo punto di vista e comunque molto bello, perché lavorare con le vibrazioni è sempre qualcosa di meraviglioso. E quindi ti ringrazio tantissimo, spero che quelli che non sono potuti essere in diretta comunque possano rivedere poi la differita che rimetteremo sul gruppo e che ti possano contattare per qualsiasi consiglio. Ok? Grazie mille, grazie Grace, grazie a tutti per essere stati qui, gentilissimi, e vi ringraziamo e proseguiamo nel portare avanti tutto ciò che ci può aiutare a livello naturale e che, come vedete, ci sono tante tecniche che ci possono veramente essere di aiuto. Grazie Grace, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima diretta. Benvenuti, ciao Stefano, ciao Giulia. E scrivetemi se volete scrivermi, sono qua. E grazie che siete qui a ascoltare, spero che vi sia piaciuta la trasmissione. Sicuramente. Bene, di nuovo. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.